Questa è la mia stampante 3D, una Creality Ender 3V3 SE, un gioiellino che costa circa 200 euro. Praticamente il prezzo di uno smartphone di fascia bassa, ma con il potere di trasformare il vostro laboratorio in una fabbrica. C'è qualcosa di quasi magico nel vedere un oggetto nascere dal nulla, layer dopo layer. Quello che vedete prendere forma è un Nazgul, uno dei personaggi del Signore degli Anelli, una stampa complessa, piena di dettagli, che richiede ore di precisione chirurgica. Ormai siamo alle battute conclusive, circa un'oretta e la stampa sarà finita. Ed ecco il risultato finale. Ci sono volute circa 4 ore, ma guardate che bello. Quelli che vedete crescere dal basso, quelle specie di radici, sono i supporti di cui la stampante ha bisogno per poter stampare forme sporgenti senza che il materiale collassi su se stesso. A fine stampa si eliminano con cautela. Dà sempre soddisfazione farlo. E guardate il risultato. Bello, eh? Ogni volta che finisco una stampa mi stupisco di quanta tecnologia si possa comprare al giorno d'oggi con soli 200 euro. E guardate qui, il Valley 1885, Marty McFly e Doc Brown davanti all'orologio della fiera. Oggi, grazie a questa tecnologia, quel momento iconico di Ritorno al futuro è qui. Stampato in 3D nel mio studio e colorato da mia figlia con dei colori a tempera. Ma per arrivare a questo risultato servono 18 ore di stampa, un tempo enorme, dove ogni imprevisto può trasformare un capolavoro in un groviglio di plastica. Come dicevo prima, la Creality Ender 3V3 SE è una stampante entry level. Come vedete su Amazon costa circa 200 euro, infatti non ha un modulo Wi-Fi, pensate che per darle in pasto i file di stampa devono essere spostati con un SD card, non ha la possibilità di essere configurata e manovrata da remoto, o almeno non di fabbrica. Oggi vedremo come trasformarla in una stampante smart tramite un software gratis, sì avete capito bene, un software a costo zero, si chiama Octoprint e ne parleremo nel video di oggi. Per tutti gli utenti che non hanno visto i video precedenti, che comunque invito a iscriversi per non perdersi i prossimi video perché fidatevi saranno davvero interessanti, dico che abbiamo seguito un percorso di installazione e configurazione di Home Assistant con l'integrazione di vari sensori che ci permettono di configurare diverse automazioni utili per la vita di tutti i giorni. Quindi tornando a Octoprint, Octoprint si può installare in diversi modi, si può installare anche su PC e mini PC, però diciamo che Octoprint per funzionare bene ha bisogno di essere sempre up, quindi sempre online. Quindi una delle scelte più logiche è installarlo per esempio sul Raspberry Pi 4. E in questo caso, avendo già Home Assistant noi installato sul Raspberry Pi 4, abbiamo deciso di integrarlo direttamente dentro Home Assistant. Quindi come primo passo installiamo proprio il componente aggiuntivo di Octoprint, andando come al solito su componenti aggiuntivi, raccolta di componenti aggiuntivi, cercare qui Octoprint e praticamente potremo, io ce l'ho già installato, potremo scaricarlo, installarlo ed avviarlo. Una volta avviato potrete cliccare su Apri l'interfaccia utente web, a questo punto partirà una procedura guidata che vi permetterà di creare il primo utente e di collegare la vostra stampante. Di fianco allo slot della scheda SD della stampante c'è una porta USB Type-C che dovrà essere appunto usata per collegare la stampante al Octoprint. Ma facciamo un passo indietro. Questo qui è Orca Slicer, il programma con cui preparo i miei file pronti per essere stampati dalla mia stampante 3D. Qui vedete per esempio il progetto del Nazgul. Vedete anche che qui in alto c'è una specie di cilindro che copre la punta della spada e un'aggiunta che ho fatto io al progetto per fare in modo che la punta della spada venisse comunque stampata. Cioè in base a quello che la mia stampante può fare non poteva stampare un oggetto così sottile. Quindi ho dovuto mettere una parte negativa, dopo vi spiegherò meglio come funzionano le parti negative quando si prepara una forma da stampare in 3D per poter cancellare diciamo la parte superiore della spada. A questo punto, cliccando su Elabora piatto, come vedete il software inizierà a preparare il file G-code, si chiama così, che verrà dato in pasto alla stampante per avere le informazioni per poter stampare questo progetto layer dopo layer. Come vedete la stampa durerà 3 ore e 35 e facendo scorrere questa barra dall'alto in basso possiamo vedere tutti i vari layer, uno dopo l'altro, che la stampante stamperà praticamente per dar forma al Nazgul. A questo punto, dopo aver anche qui configurato la connessione alla stampante tramite Octoprint, infatti come vedete qui l'IP è Home Assistant, c'è l'indirizzo IP di Home Assistant alla porta 5000, cioè è la porta dove Octoprint è in ascolto. Dopo aver configurato quindi la connessione, io sono libero di cliccare qui su stampa e la stampa partirà direttamente sulla stampante senza che io sposti a mano i file tramite la SD card. Una volta che la stampa parte, nella prima pagina di Octoprint c'è un grafico delle temperature di ugello e letto di stampa. Queste temperature, come vedete dal grafico, stanno iniziando a salire e finché non raggiungeranno la temperatura indicata dal file di configurazione del progetto, la stampa non partirà.
In quest'altra schermata invece, che si chiama G-Code Viewer, potete vedere esattamente cosa sta facendo l'augello della stampante, cioè che movimenti sta eseguendo. Ovviamente questa non è una situazione live, è una traduzione dei movimenti che la stampante sta facendo tramite il G-Code, quindi non è una presa diretta. Per sapere effettivamente cosa sta succedendo nella realtà dovete guardare la webcam dalla schermata Control. Dopo aver installato il componente aggiuntivo dovrete installare anche l'add-on di Octoprint. Questo vi permetterà di avere preconfigurati i sensori di riferimento della stampante. Voi potrete quindi sapere in qualsiasi momento direttamente su Home Assistant la temperatura dell'augello, la temperatura del letto di stampa, lo stato della stampante, quindi potrete sapere se la stampante sta ancora stampando o ha finito di stampare, e questo vi permetterà di integrare delle automazioni veramente utili. Per esempio potrete dire a Home Assistant di spegnere la stampante in automatico una volta che la stampa sarà finita. Ora vi faccio vedere un'altra cosa interessante. Guardate qui, questo è Creality Cloud, il portale di Creality dove vengono raccolti tutti i progetti della community e non, pronti per poter essere scaricati e stampati con la propria stampante 3D. E diciamo che il 99%, il 95% di questi progetti sono gratis. Questo è un mio progetto, è il pomello per la porta basculante del mio garage, che praticamente si era rotta. Ho progettato la forma 3D che volevo e l'ho stampata. In questo modo ho evitato di comprare un pomello per sostituire il mio vecchio che si era rotto. Per eseguire questo progetto ho usato Tinkercad, è un tool usabile via web. Basta solo iscriversi e fare login e a quel punto si ha un tool molto semplice e molto facile da usare, che non è complesso come per esempio può essere un AutoCAD, per poter dar vita alle forme che si vuole. Per spiegarvi meglio il concetto di forme positive e negative, vi faccio vedere come ho fatto a bucare il pomello per fare in modo che all'interno di esso passasse il cavo nero da appendere al basculante del garage. Si crea una forma negativa a forma di cilindro e si fa scorrere in mezzo alla forma, e in questo modo ho creato un buco preciso in cui far passare il filo. Una volta finito il progetto è sufficiente esportare il progetto in formato STL, che è uno dei formati più supportati da tutti i software di stampa 3D, per fare in modo di caricare il progetto nel proprio software di stampa preferito e creare così il file G-Code da inviare alla stampante. Per il video di oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video perché saranno davvero interessanti. Alla prossima!